E ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale del vostro amichevole tonsore di quartiere. Oggi siamo qui nella mia cameretta, prometto per pochissimo, perché voglio fare proprio un unboxing e una primissima reaction con voi, se così vogliamo chiamarla, al nuovissimo rasoio di Rasoio Goodfellas, lo stiletto in acciaio. Ne sono esistite diverse versioni, questa sembra quella definitiva, la stavano aspettando in tanti. Dopo la versione in alluminio che ha avuto un grandissimo successo, devo dire, l'ho vista veramente ovunque, adesso c'è la versione in acciaio, quindi direi di non perderci in tante chiacchiere e di aprire subitissimo questo pacco, ovviamente con mano libera di ordinanza. Ragazzi, per favore, mano liberisti, non ammazzatemi, questo coso non taglia, cioè nel senso la barba non la taglia, non si affila, fatemi piacere, guarda, perché proprio questo non tiene il filo, però per i pacchi, una meraviglia. Allora, andiamo ad aprire il pacco, oddio. Spero che non si sia visto l'indirizzo di casa, vabbè, in caso lo andrò a censurare in un secondo momento. Vai, leviamo il nastro, spedizione sempre molto veloce. Allora, ho voluto preordinarlo dal sito di Rasoio Goodfellas perché il prezzo era ghiottissimo, ragazzi, 79,90 €, 95, 99, praticamente lo stesso prezzo della versione in alluminio, e mi sono detto dai, perché no, facciamo questa prima prova. Scatolone tra l'altro in realtà enorme, perché c'è carta e poi altra carta e poi alla fine basta, è vuota, non c'è nient'altro. Ecco qui lo scatolotto, piccolino. Pensavo che questo lo avrebbero fornito con lo scatolotto, quello da gioielleria di una volta, dei vari stiletto, invece hanno preferito una confezione un pochettino più minimale. Approvo sinceramente, perché tanto anche lo scatolone gigante lo avrei buttato via, quindi va bene così. Allora direi adesso cambiamo inquadratura, avviciniamoci così lo guardiamo ancora più da vicino. Allora, eccoci un pochettino più vicini alla scatolina del piccolo stiletto, realizzato con soli materiali di alta qualità, bla 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 bla. Vabbè, comunque questo è un rasoio realizzato in acciaio 303, quindi andiamo subito ad aprirlo. Mamma mia ragazzi, sono di un curioso, ma proprio pesantello, eh? Carta del formaggio classica. Pronti? Vai. Oh, ammazza, ma santo peso. Dalla carta sembrava più leggero, invece no. Molto molto bello, guarda qua. Spettacolo, molto carino. Mettiamolo un po' a favore di luce. Questa è la testina del rasoio. Io non mi ricordo neanche i dati di gap, esposizione, ma di quelli magari ne parleremo a breve. Me li vado un attimo a ripassare. Ecco qua, qui abbiamo scritto tutte quante le diciture made in Italy, ma queste sono proprio incise comunque, le sento. Questa è un'incisione, non so se è a laser o è CNC, immagino sempre CNC, no forse no. Non lo so ragazzi, non me ne intendo di metallurgia, sapete. Stiletto, qui Minuterie Rocchette, che è l'azienda che produce proprio questi pezzettini in collaborazione con Goodfellas Smile. Allora, diciamo che rifiniture mi sembrano, prima impressione, molto molto buone. Più che altro ragazzi, ricordiamoci che è un rasoio che preso in preordine costava appunto 79 €, adesso ne costa 99,99, quindi comunque parliamo di un rasoio in acciaio totale. Il manico mi sembra pieno da quanto pesa, guardate questa trama molto molto carina, ripresa dal manico dello stiletto classico, diciamo in alluminio, però così è più lucido. La finitura è machined, quindi questo è così come esce dalla fabbrica, non viene satinato, non viene lucidato, non gli viene fatto niente. Sarebbe carino vederlo effettivamente o satinato o lucidato, però anche così non ci dispiace, e vi devo dire che visto da così, anche se è solo appunto così machined, non è per niente brutto. L'unica cosa che sento è le scanalature qui sugli angoletti sono un pochettino non taglienti ovviamente, però gli spigoli diciamo che sono abbastanza vivi, ecco. La rotellina, ops, è già caduta. La rotellina di nylon è fighissima perché in realtà si va ad incastrare perfettamente all'interno del manico in modo da non perdersi mai. Questa è stata una trovata veramente veramente bella da parte di Goodfellas, che la sta mettendo in tutti i suoi stiletto, anche quelli in alluminio. Se non sbaglio facevano la stessa cosa anche sui rasoi precedenti, sui precedenti stiletto. Allora qui questo è il cap, vedete che intorno alle viti si vedono proprio
compaiono i segni di rifinitura, però all'esterno invece, se vi devo dire la verità, non si notano difetti o altro, quindi è veramente mi sembra proprio ben fatto. Sono riusciti ad arrivare a un livello, no, di rifinitura. Io mi ricordo, vi ricordate il Sintesi? Io ce l'avevo, poi l'ho venduto perché non mi aveva fatto insomma chissà che grande impressione, e aveva anche le sue sbavaturine. Invece questo, nonostante sia machine, è veramente interessante. Poi potrei cambiare idea, ma per ora le prime impressioni sono molto positive. Guardate qui anche la barra di sicurezza che è fatta così sottile, molto, sembra quasi essenziale, scheletrica, no? Veramente bella. Quindi allora, l'abbiamo visto il rasoio, io ve lo riassemblo così ve lo faccio vedere un'altra volta da vicino. Guardate un po', tra l'altro anche vi devo dire, no, l'avvitatura è molto morbida, non mi sembra che ci siano incastri o sfregamenti strani, il che la dice lunga comunque sul tipo di macchinari che sono stati utilizzati per fare questo rasoio, comunque sul tipo di lavorazione che è stata fatta, che mi sembra veramente ottima. E niente, eccolo qua ragazzi, stiletto V2 in acciaio. V2 vuol dire che la testina è stata aggiornata, è stata ripresa appunto dallo stiletto in alluminio. Recentemente verso il Black Friday era uscita la versione appunto V2 che andava a stabilizzare un pochettino di più la lametta. Infatti se vedete qui il punto di appoggio tra barra e cap è un pochettino più largo rispetto alla precedente versione, di cui purtroppo non sono in possesso, quindi non posso neanche farvi vedere dei confronti, però vedete che da qui, no? Chissà come sarà in rasatura, secondo me è interessante. Andiamolo a vedere. Io immagino sarà bello comunque efficace, però senza esagerare, senza essere troppo aggressivo, un po' come succede con tutti i rasoi moderni, che ormai con i livelli di lavorazione a cui sono arrivati riescono ad essere molto efficaci, ma senza andare troppo veramente ad aggredire la pelle. Ok, basta così, ecco qui il nostro bellissimo stiletto V2 in acciaio. Andiamolo a vedere a questo punto in rasatura. Io vi ricordo sarà la primissima rasatura che ci farò, quindi questa non è una recensione ovviamente. Andiamo a vedere un pochettino com'è. E invece no, fermi tutti, mi sono reso conto, già che stiamo qui ve lo faccio vedere con una lametta dentro. Quindi prendiamo una Gillette Nachet, che sono praticamente le mie lamette di riferimento quando devo provare un nuovo rasoio. Andiamo nuovamente ad aprire il rasoio e ci andiamo a mettere la nostra bellissima lamettina. Questa è una lametta stainless veramente dal taglio particolare, perché è molto dolce, molto efficace, quindi per me ormai è veramente un riferimento. Così andiamo a vedere a questo punto anche quelle che sono le tolleranze del rasoio. Se io provo a spostare la lametta all'interno del cap, vedete che non si muove praticamente di nulla, quindi resta super salda, e questo sicuramente assicurerà un'ottima simmetria della lama. Andiamo a metterci il cap e dopodiché chiudiamo il tutto. Allora, i prigionieri del cap non escono al di fuori della piastra. Ecco la lametta messa da questo lato, messa da quest'altro lato. L'esposizione dal cap non è poca, perché parliamo di almeno 1 millimetro di esposizione dal cap. Vediamo un po' invece quanto sporge la lama, se riesco a farvelo vedere. Allora, eccola qua la lama, vedete? Allora, il gap è interessante, il gap mi sembra pure abbastanza significativo, idem l'esposizione così a naso vi direi che è leggermente positiva, ma in realtà ve lo posso anche confermare, perché quando lessi sul sito i vari dati l'esposizione era positiva. Guardate all'interno com'è curvata la lama. Questo secondo me fa pure un bel suono, perché con la lama esposta così, mamma mia quanto sono curioso. Vai, andiamolo a provare, andiamo! Eccoci finalmente in bagno, e vi ho risparmiato tutta la parte di montaggio del sapone, però per chi se lo stesse chiedendo, visto che siamo, no, in tema, ho ripreso dopo un sacco di tempo che non lo utilizzavo, Shibumi 2 di sempre Rasoi Goodfellas. Saponcini discreti, 10 euro l'uno, profumazione di questo veramente molto buona, e questo è uno dei pochi di Goodfellas con la formula con tallow. Come pennellino il Bruce della Razzorock, non il Big Bruce, quindi
piccolino, ciuffo sintetico Please Soft, guardate che bel montaggetto che ha fatto, no? Direi che ci soddisfa, quindi direi che possiamo partire senza ulteriori indugi con la rasatura, niente tagli, ve lo faccio vedere tutto, silenzio, sentiamo come suona, come taglia, vediamo un po' come rende al 100%. Vi ricordo che questa è la mia prima rasatura con questo rasoio, però prima passata è andato giù pure abbastanza a fondo. La lama si sente un pochettino, però non mi pare proprio che vibri. Considerate che però la barba era anche di 4-5 giorni. Queste sono le prime impressioni. Solitamente quando la barba così lunga si scioglie come il burro praticamente. Però continuiamo e vediamo un pochettino che ci dice. Qui c'è una bolla, quindi devo pure stare attento. Però ecco, allora il fatto che abbia gli scarichi così larghi fa sì che si sciacqui veramente veramente molto facilmente. Quindi, bello. Ma ragazzi, a me sembra veramente facile da usare. Quasi mi ricorda il Game Changer 84 di Razorok. Anche se è diverso come sensazione, però oh, la prima passata praticamente è già andata. All'angolo l'ho trovato subito, non ho sentito, ma veramente guardate che roba. Poi la testina è bella sottile, quindi sono riuscito anche ad andare sotto al baffo così senza grosse difficoltà. Ma sapete che c'è? Direi andiamo subito a fare un po' di contropelo così direttamente. Partiamo, ci rinsiaboniamo un pochettino. Ma oh, la prima passata interessante, interessante. Voglio vedere come resta in contropelo. Però la prima passata è andata abbastanza a fondo. Un ragazzo che l'ha provato prima di me mi ha detto profondità di R41. Allora, forse in pelo R41 fa comunque sempre un pochettino di più. Ripeto, mi ricorda più il Game Changer 84, che poi effettivamente è il rasoio che più gli si avvicina, secondo me, come forme, come prezzo, gli fa fare proprio concorrenza. Poi diciamo che è anche uno dei pochi rasoi nobili, tra virgolette, che ho provato, quindi è forse l'unico raffronto sensato che ho. Allora, mi sono dimenticato di ricontrollare i dati del rasoio, quindi ve li lascio scritti o in sovraimpressione o nella descrizione, e nella descrizione ovviamente ci sono anche i link per visualizzare tutti i prodotti sul sito di Rasoi Goodfellas. Allora, io darei un altro pochettino di acqua. E allora andiamo di contropelo, ve lo faccio un attimo rivedere. Oh, carino è carino, vai. Beh, allora, ecco, questa passata mi ha fatto capire che bisogna dargli un angolo un pochettino più aperto. Potete tenerlo un po' più chiuso, ma aprire un pochettino di più l'angolo sicuramente non gli fa male, lo fa lavorare meglio. Non suona particolarmente, segno che comunque la lama, no, è bella salda e quindi non va troppo a vibrare. Qui mi sono fatto un piccolo red point, eccolo. I rasoi vanno provati, ragazzi, vanno provati più volte. Oggi volevo fare con voi proprio un'esperienza totale, una prima esperienza. Forse mi sono fatto un altro taglietto. Allora, poi dovrò provarlo ovviamente anche con
altre lamette, eccetera. Però perlomeno come facilità di uso ci siamo alla grande. Angolo aperto, sicuramente, e via. Qui sul baffo mi farò sicuramente qualcosa, visto che ultimamente mi zaccagno sempre. Guardate qui che, mannaggia miseria, oh, ecco, mi sono beccato subito. Allora, contropelo fatto, non sono andato in contropelo direttissimo dappertutto, tipo qua, che questo è proprio il mio punto debole, infatti un po' di pelo è rimasto, sul mento anche qui c'è ancora un po' di sgrattugino, come mi piace chiamarlo, quindi direi di ripassarci un altro pochettino, ma diciamo che in generale con tutti i rasoi devo sempre fare un po' di passaggi in più qui sul mento, non si salva neanche R41. Che per me è proprio lo standard di riferimento se uno vuole raggiungere il super BBS. Oh, ragazzi, che vi devo dire? Facciamo un altro paio di passaggi qua, proprio una spennellata. Il baffo basta, perché comunque sul baffo ci siamo andati e lo sento anche abbastanza pronto. Solo magari, andiamo qua. No, basta. Qui. Eh sì, qui un altro passaggetto ci voleva, lo sentite? Allora, vi dico la verità. Profondità, mi aspettavo un qualcosa di più immediato. Invece sto facendo qualche passaggio in più. Però in realtà, comunque, non è male. Allora, riacchitto un attimo l'idea, mi sciacquo e vi dico cosa ne penso per ora, ovviamente, sempre prime impressioni parlando. Allora, rieccoci qui, rasatura terminata, mi metto subito il dopo barba, visto che non ho il dopo barba di Shibumi, utilizzo un pochettino di Floyd che non mi dispiace mai. Allora, sicuramente complice la poca esperienza con il rasoio, chiaramente ho fatto un po' troppi passaggi dove non dovevo, quindi qui proprio nei miei classici posti mi sento un pochettino irritato. Qui mi sono fatto un paio di red point, proprio questa è proprio la mia zonaccia critica, che una volta imparato il rasoio non mi danneggio più, però alla prima esperienza ci può stare. Sicuramente mi ricorda un pochettino il Game Changer 84 come esperienza, però col fatto che la lama fuoriesce abbastanza dal cap, vedete? C'è il rischio che la lametta, se il rasoio non è inclinato bene, si possa un pochettino impuntare, quindi attenzione a bollicine e cose del genere. Ripeto, niente che un po' di esperienza non possa compensare sicuramente. Mi do una prima splashata di dopo barba. Eh sì, comunque lo sento abbastanza in viso presente, una bella botta alcolica, segno che comunque il rasoio è andato bello in profondità. In prima passata il pelo praticamente l'ha sciolto, in seconda passata infatti posso dirvi anche che la profondità non è veramente male. Questo probabilmente sì, con un po' di esperienza lo fate arrivare ai livelli di R41 o anche di Game Changer 84. Cosa vi posso dire? Per ora vi posso dire, preordinato a 80 euro un rasoio così in acciaio 303, sì, 303, con comunque queste finiture, chiamiamole, però diciamo questo è così come esce dalla macchina, la finitura machined consiste proprio in questo, non male, bel rapporto qualità-prezzo per essere un rasoio in acciaio, prodotto in Italia soprattutto, quindi vi devo dire, per ora promosso, sicuramente con un po' più di esperienza sarà ancora più promosso, ecco. Qui ho fatto io qualche errorino. Va bene ragazzi, io sono contento che mi abbiate seguito, spero mi abbiate seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto e volete altri video di questo tipo, se vi è piaciuto questo switch da cameretta a bagno, fatemelo sapere, ovviamente come al solito, un'iscrizione, un mi piace, un commento fanno sempre piacere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sputato sulla lente, esce la miseria.